Hello distinguished subscribers and welcome to Kids Learning Italian. In this video we're going to be speaking about making projects using the verbs devo, penso di, mi piacerebbe. Parlare dei progetti usando devo, penso di, mi piacerebbe. So let's start. Il verbo dovere è un verbo servile. It's a modal verb. The verb dovere is the verb have to in English. Altri verbi servili sono potere e volere. Other modal verbs are potere, may, and volere, want. Viene seguito da un verbo all'infinito. The verb dovere gets followed by a verb in the infinitive form. È un verbo irregolare, it's an irregular verb. La coniugazione del verbo dovere è the conjugation of the verb dovere is io devo, tu devi, lei lui deve, noi dobbiamo, voi dovete, loro devono. Here's an example. Se vuoi passare l'esame, devi studiare bene. If you want to pass the exam, you have to study hard. Pensare di più verbo infinito. Pensare means to think. Pensare di. To think of doing something. Pensare è un verbo regolare. It's a regular verb. Pensare di fare qualcosa, to think of doing something. La coniugazione del verbo pensare è the conjugation of the verb pensare is io penso, tu pensi, lei lui pensa, noi pensiamo, voi pensate, loro pensano. Example. Pensano di avere la risposta a questo problema. They think they have the answer to this problem. Pensano, conjugated in the third plural person, loro, and then we put the preposition di, and then we leave the verb in the infinitive form. Pensano di avere. Mi piacerebbe più verbo infinito. Mi piacerebbe fare qualcosa. I'd like to do something. When and if we want to conjugate the verb piacerebbe, which is the verb piacere, conjugated in condizionale presente, we simply change the indirect pronoun that precedes it. Mi piacerebbe, I would like to. Ti piacerebbe, you would like to. Le piacerebbe, she would like to. Gli piacerebbe, he would like to. Ci piacerebbe, we would like to. Vi piacerebbe, you would like to. Gli piacerebbe, they would like to. Example. Ci piacerebbe andare al concerto stasera. We would like to go to the concert this evening. Mi piacerebbe andare al concerto stasera. I would like to go to the concert this evening. And the third one is a question. Ti piacerebbe andare al concerto stasera? Would you like to go to the concert this evening? Completa le frasi con le forme adeguate del presente. Here we complete these sentences with the verbs in parentheses. We should conjugate the verb in simple present tense. So let's start. A che ora partire? Here we conjugate the verb partire in the second singular person tu. A che ora parti? At what time do you leave? Quando uscire? Conjugated in the second plural person, voi. Quando uscite? When are you going out? Cosa fare lei? Fare, do, to do something, conjugated in the third singular person, she. Cosa fa stasera? What is she doing this evening? Con chi andare tu alla festa? Andare conjugated in the second singular person, tu. Con chi vai alla festa? With whom are you going to the party? Quando studiare voi? Quando studiate? When are you guys studying? Ripeti l'esercizio precedente
sostituendo il presente con dovere più infinito. Here we will rewrite these questions. This time we will use the verb dovere followed by a verb in the infinitive form. A che ora parti domani? Here, first of all, let's find the verb parti, il verbo partire, the verb partire. So instead of conjugating the verb partire, this time we will conjugate the verb dovere and leave the verb partire in the infinitive form. So it will be something like this. A che ora devi partire domani mattina? A che ora devi partire domani mattina? Quando uscite, uscite, verb uscire, conjugated in the second plural person, voi. So we will leave the verb uscire in the infinitive form and we will conjugate the verb dovere instead. Quando dovete uscire? When do you guys have to leave? Cosa fa stasera? The verb is fare, conjugated in the third singular person. So first we will find its the version in the infinitive form, fare, and conjugate the verb dovere in the third singular person. When we conjugate the verb dovere in the third singular person, it becomes deve. Cosa deve fare stasera? What does she have to do this evening? Con chi vai alla festa? Con chi vai? Here the verb vai is the verb andare, conjugated in the second singular person, tu. So we should be conjugating the verb dovere in the second singular person, tu, and it becomes devi. Con chi devi andare alla festa? Con chi devi andare alla festa? Quando studiate? The verb studiate is the verb studiare, conjugated in the second plural person, voi. So we should leave it in the infinitive form and conjugate the verb dovere in the second plural person, which becomes dovete. Quando dovete studiare? When do you guys have to study? So let's continue with the next slide. Ripeti l'esercizio precedente usando pensare più di più infinito. And this time we will rewrite these questions using the verb pensare followed by the preposition di and the verb in the infinitive form. A che ora pensi di partire domani mattina? A che ora pensi di partire domani mattina? Here the verb is partire, so we conjugate the verb pensare in the second singular person and it becomes a che ora pensi poi, and then we put the preposition di and leave the verb partire in the infinitive form. Quando uscite? Here the verb is uscire, conjugated in the second plural person, voi. Quando uscite? So we will write this in the infinitive form and conjugate the verb pensare in the second plural person. Quando pensate di uscire? When are you guys thinking of going out? Cosa fa stasera? Fa, il verbo fare. Here the verb is fare, conjugated in the third singular person. So the verb pensare will be conjugated in the third singular person. And it will become something like this. Cosa pensa di fare stasera?
Cosa pensa di fare stasera? What does she think of doing this evening? Con chi vai alla festa? The verb vai is the verb andare conjugated in the second singular person. And now we conjugate the verb pensare again in the second singular person. Con chi vai alla festa? Con chi pensi di andare alla festa? With whom are you thinking of going to the party? Quando studiate? Studiare conjugated in the second plural person. So we should again conjugate the verb pensare in the second plural person. Quando pensate di studiare? When are you guys thinking of studying? Okay, now let's continue with the next slide. Rispondi alle domande usando pronome indiretto della persona adeguata più piacerebbe più verbo infinito. Cosa pensi di fare la domenica? Okay, now we use the verb piacerebbe, obviously with an indirect pronoun, pronome indiretto, and then we leave the verb in the infinitive form. Cosa pensi di fare la domenica? What are you thinking of doing on Sunday? So I will reply saying, I would like to fare un picnic. Fare un picnic, I'd like to do a picnic. So how do we write it? Mi piacerebbe fare un picnic. Mi piacerebbe fare un picnic. Here the question asks, what are you thinking? Cosa pensi di fare? So here the verb is pensare conjugated in the second singular person. So I answer saying, I would like to, mi piacerebbe fare un picnic. Cosa fate stasera? What are you guys doing this evening? Giocare a tennis. We would like to play tennis. So we say, ci piacerebbe giocare a tennis. We would like to play tennis. Ci piacerebbe. As you can see, piacerebbe remains the same. So does the verb in the infinitive form. We just put the right indirect pronoun that should precede the verb piacerebbe, obviously. Ci piacerebbe giocare a tennis. We would like to play tennis. Cosa fa quest'estate Massimo? What does Massimo do this summer? Andare in Argentina. He would like to go to Argentina. So, gli piacerebbe andare in Argentina. Okay, gli piacerebbe, because we're talking about Massimo, third singular person, and the right pronome indiretto, indirect pronoun for third singular person is gli. Che fanno i rossi domani sera? What are the Rossis doing tomorrow evening? Partecipare al ricevimento dall'ambasciatore. Participate to the reception of the embassy. So we say they would like to participate to the reception of the embassy. Gli piacerebbe partecipare al ricevimento dell'ambasciatore. Gli piacerebbe partecipare. They would like to. So we simply change the pronoun that precedes the verb piacerebbe. So this was our lesson on the verbs dovere, pensare di, piacerebbe. Thank you for watching. See you next time. Bye.